Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per l'estate 2023. Uh. Ragazzi, abbiamo il giudizio e la morte. Devo dire che si prospetta un periodo di rinnovamento, di rinascita, di cambi, di tagli, perché comunque avete anche la carta della morte, che è una carta che parla di tagliare quello che non serve più. Possono essere abitudini, possono essere pensieri, scusate, può essere, avendo poi anche la carta del giudizio, qualche cosa legato al passato, magari si taglia con un passato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video, così come anche la mia mail e altri link a video che potrebbero interessarvi. Andiamo a vedere i movimenti queste no, sono troppe. Andiamo una per volta, per piacere. I movimenti energetici principali di questo periodo estivo. Partiamo con un bellissimo 10 di denari, ragazzi. Un 7 di pentacoli. Cavaliere di spade al contrario. Abbiamo la stella. Abbiamo un re di coppe. Otto di coppe, 8 di pentacoli, la regina di bastoni, il sole e l'appeso. Dunque ragazzi, devo dire che questa rinascita la sento un po', in quello che sono gli obiettivi di vita. Partiamo con questo 10 di pentacoli. Allora, devo dire che è una carta che parla di contratti, quindi se siete in ballo per una questione lavorativa piuttosto che di compravendita, o questioni dove comunque ci sia bisogno di firme e investimenti di denaro, scusate, ehm, promette bene, insomma, è un 10 di denari, parla di contratti, di eredità, di soldi che arrivano, di felicità coniugale, felicità di un gruppo, se è quello lavorativo. E ho come la sensazione, ragazzi, che inizieranno a muoversi le cose in maniera diversa. Abbiamo un 7 di pentacoli qui, io ho come la sensazione che si lascerà indietro un'attitudine di pazienza, perché il 7 di pentacoli, il 7 di denari parla sempre di un'attesa con un'attitudine positiva, perché si sa che i frutti che sono stati seminati prima o poi nasceranno, cresceranno e ci nutriranno. Ed è un po' come se arrivaste a raccogliere quei frutti. Il tempo dell'attesa qui è terminato. Quindi preparatevi quest'estate a raccogliere i frutti di quello che avete seminato fondamentalmente. Vediamo che altro vi posso dire. Sì, ho come la sensazione che appunto dobbiate un attimo ridimensionare i vostri obiettivi, il vostro modo anche di porvi nei confronti di una persona nello specifico o nei confronti degli altri o di questo tipo di lavoro o progetto. È un cambio di attitudine. Devo dirvi che vedo comunque un vostro
una vostra intenzione a lavorare con costanza su questi nuovi obiettivi, su questa trasformazione. Quando c'è la carta del giudizio, ragazzi, si tratta sempre di un risveglio spirituale, di un momento eureka dove si prende consapevolezza di determinate dinamiche, di determinate questioni, insomma, che sono successe nella vita. E qui ho come la sensazione con questo 8 di coppe al contrario che abbiate bisogno di fare una sorta di analisi interna. Mm? È come se doveste rianalizzare i vostri obiettivi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere questo 10 di denari. Abbiamo un 6 di pentacoli al contrario e un carro. Interessante. È come se arrivasse un certo tipo di stabilità. Non sento che sia continuativa, se è una questione di lavoro, non è una stabilità costante, ma nel lungo periodo si può parlare di stabilità. Adesso poi andiamo a vedere anche questo cavaliere di spade. Andiamo con ordine, il 7 di denari. Abbiamo il matto, il diavolo e il 9 di coppe. Sì, io credo che qui ci sia qualche cosa che voi stiate attendendo che potrebbe essere riferito a questo sogno, che in realtà è una sorta di condizionamento. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Cavaliere di bastoni e 2 di bastoni. Allora ragazzi, io vi sento sempre comunque ben propensi in avanti, anche se ho come la sensazione che non abbiate ben chiaro da che parte state andando, e ce l'ho in più sezioni, cioè me lo dicono più carte, per quello che secondo me ci sono queste due carte qui, dovete... È come se quest'estate riusciste a vedere le cose da un punto di vista più ampio e ci fosse una sorta di taglio di cose che condizionano, che non servono più per permettervi di andare avanti, di vivere nuove avventure, di arrivare al vostro sogno. Il punto è dare una direzione, secondo me, tagliare quello che vi appesantisce e rifocalizzare gli obiettivi. Andiamo a vedere la stella. 5 di denari. 5 di denari. Abbiamo un fante di spade e un 5 di bastoni. Ragazzi, qui è proprio il giudizio, questo dov'è che era? Aspettate. C'è anche l'appeso qui. Ecco, il carro. È proprio una questione di cercare di focalizzare che tipo di direzione volete dare o alla situazione o alla relazione o al lavoro o a questo nuovo progetto o al nuovo risultato che avete raggiunto. È un po' come, ok, adesso sono in questa situazione, diciamo, di stabilità, magari, ripeto, non è continuativa, ma è una stabilità, quindi come mi verrebbe da dire, come ripulisco la mente per ottenere nuovi obiettivi? Cosa taglio di quello che non mi serve più? Andiamo a vedere il re di coppe. Allora, questo re di coppe, ragazzi, potrebbe essere una persona che è intorno a voi e che in qualche modo vi mette un po' i bastoni tra le ruote. È un po' come se rappresentasse questo diavoletto. Non credo che lo faccia con l'intenzione di danneggiarvi, più con l'intenzione di proteggervi. Però comunque non nego che è una persona che disturba il vostro focus.
Andiamo a vedere l'otto di coppa al contrario. Papa e stella al contrario, la stella ce l'avevamo già qui. Ragazzi, io credo che dobbiate uscire da quello che è il bisogno di riconoscimento esterno. Credo che sia quello che dovete tagliare. È come se ci fosse qualcosa di esterno che condizionasse l'arrivo all'obiettivo e voi dovete semplicemente staccarvi da questo condizionamento mentale, da queste distrazioni, andare avanti per la vostra direzione. Andiamo a vedere questo 8 di pentacoli. Quattro di bastoni e 7 di pentacoli. Ho come l'idea che qualcuno qui cerchi di spingervi verso un certo tipo di direzione e le carte vi dicano: rimanete fedeli al vostro sentire, al vostro percepire, al vostro intuito. Prendete le cose un po' per volta, con pazienza, con costanza e cercate la vostra stabilità, perché sento che all'inizio sì, può sembrare, ma in realtà non è poi così tanto stabile. Cioè c'è come un'associazione, un contratto, un gruppo che apparentemente dà stabilità, ma in realtà non ci si sente così tanto stabili all'interno di questa unione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo l'eremita. Mm. 10 di pentacoli nuovamente, il re di bastoni, re regina di bastoni, facciamo così, e poi abbiamo la regina di denari e un 6 di bastoni. Ripeto, qui è come un rinnovo a fare le cose di testa vostra. Ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano di, appunto, creare voi un vostro obiettivo, lasciare indietro quello che sono magari le aspettative o le approvazioni degli altri, creare voi un vostro obiettivo e poi, come vi posso dire, rieducare le persone a quel tipo di strada, con dolcezza. Però il punto è che così riuscirete ad avere una sorta di dominio sulla situazione. E poi c'è anche un 6 di bastoni, che è la carta del successo. Alla fine avete anche il sole. Andiamo. No, queste mi sono cadute, scusate. Andiamo a vedere il sole. Perché il sole è una carta che parla di abbondanza, di prosperità. E il sole c'è in estate, quindi è proprio... Allora abbiamo un 8 di bastoni e un asso di bastoni. Ragazzi, qui nuovi inizi, comunicazione. Se è un nuovo progetto, potreste anche pensare di ampliare quello che è la sezione del marketing. Si parla comunque di qualche nuova relazione con la carta del sole che potrebbe scaturire, diciamo, in una profonda e pulita amicizia. Tenete presente che c'è anche l'asso di bastoni, può fare riferimento a degli incontri di tipo intimo. Però con la carta dell'appeso, che sento molto collegata con la carta del giudizio, cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, magari un punto di vista un po' più ampio. Wow. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, perché ci sono tante chiavi di lettura, essendo una lettura generale. Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Un consiglio per gli amici del cancro. Intenzione pura, che è quello che vi stavo dicendo io prima. Questa carta vi dice di manifestare
quello che sono, avete due volte la stella, di manifestare le vostre intenzioni, desideri, insomma, che avete nel cuore, in un modo in cui, cioè, in un modo in cui sia per il più alto bene di tutte le persone coinvolte nel vostro sogno. E poi abbiamo la carta di motivazione. Quindi questa carta vi dice che quando giunge la primavera, adesso siamo in estate, però comunque come per dire che quando la natura rifiorisce, c'è bisogno non solo di pensare a livello di legge di manifestazione o legge di attrazione, ma bisogna anche iniziare a fare un passo concreto, a fare un'azione, ad impegnarsi per rendere realtà quel sogno. Tagli in vista, ragazzi, cambiamenti presi di consapevolezza. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione o con la vostra iscrizione. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, la prima, quella più bassa, è un semplice supporto al canale, quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Date sempre comunque un'occhiata alla playlist del canale. Dentro le playlist vedete i titoli degli argomenti trattati nella sezione degli abbonamenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!